Sì, questo sì. Appunto per darci 2 batterie a litio da 100 ampere e quindi oggi andremo a fare questo lavoro qua. Buongiorno, che di buono non c'è assolutamente nulla. Allora, oggi è il 16 gennaio, siamo in partenza per la Toscana perché questo weekend ho una gara a Siena e stamattina abbiamo iniziato col botto. Guarda, proprio guarda, col botto guarda, davvero. guarda. Ci hanno tamponato, anzi hanno tamponato Stefano perché c'era lui solo che guidava il mezzo, io ero con la macchina molto davanti, non ho visto niente, mi ha dovuto chiamare perché ero tanto davanti e niente, l'hanno tamponato, un vecchio presumibilmente, ed è scappato, non si è fermato, anzi gli ha fatto, superandolo, gli ha fatto anche il cenno come per dire scusa e se n'è andato. Non dico nulla perché potrei fare praticamente mezz'ora di video solo per dire come la penso sui vecchi che guidano, ma comunque lasciamo perdere. Senza offesa per nessuno, per carità, ma io dico questi vecchi qua che neanche si rendono conto di aver causato un incidente, lasciamo perdere. Comunque, fatto sta che adesso abbiamo già scritto l'assicurazione e tutto quanto, il problema sta che noi siamo in partenza, eravamo già in ritardo tra l'altro, dovevamo partire già stamattina presto, sono le 11:40, siamo quasi praticamente appena partiti e quindi adesso col weekend ho questa gara e poi stavamo una settimana in Toscana, però è una cosa che adesso ci rimane proprio qua, perché dovremmo aspettare poi quando torniamo per fare la perizia, per vedere se ci daranno dei soldi, perché bisogna vedere se effettivamente prenderanno questo qua che ha causato l'incidente e se accerteranno che sia lui. Ci ha salvato tantissimo la dashcam, perché quando il tipo ha superato abbiamo potuto prendere la targa, perché chiaramente lì su quel momento Stefano è rimasto scioccato della cosa perché ha preso proprio una bella botta e quindi non ha neanche avuto la prontezza, diciamo, di scendere subito per vedere chi ha fatto che cosa e cioè, avere qualcosa a che fare con questo. Oltretutto quando lui, questo qua, praticamente ha superato Stefano, facendogli questo segno come per dire scusa, Stefano ha pensato vabbè magari si metterà un po' più avanti perché siamo in mezzo alla strada, e invece no, perché se n'è andato direttamente. Quindi cioè, è stato tutta una serie di azioni che hanno fatto sì che ce l'abbiamo nel culo sicuramente noi e basta. Adesso proveremo comunque sia quando torneremo, quindi se ne parlerà a marzo per forza, e adesso vi faccio vedere i danni che ci ho creato. Allora, praticamente questa è la situazione. Ma fortunatamente che ci ha salvato lei, fortunatamente ci ha salvato questa barra in ferro, perché ha fatto sì che il danno fosse tra virgolette minimo. Vedi che un po' è rientrato qua, la porta lì tutta spaccata, tutta storta, tutto rientrato qua. Fortunatamente non ha neanche intaccato la retrocamera, quindi funziona ancora. Vedi, praticamente questa è la traversa principale del mezzo, che è stata compromessa perché il paraurti si è ripiegato, ma qua è tutto aperto, vedi? Qui prima o poi, qua bisogna mettere catramino o qualcosa se non si sistema, perché sennò questa roba qua fa ruggine poi. Però meno male che questa barra di ferro e questa porta di ferro, perché altrimenti non poteva partire. Fortunatamente non ha intaccato il nostro serbatoio delle grigie, anche qua tutto a posto. Vabbè, c'è questa che balla, non so neanche cosa sia. Che cosa? Cosa può? Ah no, c'è dentro per la retrocamera. Ah, ok. Quindi fondamentalmente il danno c'è, ma è stato fortunatamente tra virgolette minimo, nel senso che riusciamo ancora a chiudere la porta da dentro, non più da fuori non si chiude, non si apre più con la chiave,
però riusciamo ancora ad aprire questa qua e tirar fuori la cassetta. Bisognerà vedere quando piove. Bisognerà vedere quando piove quello che ci entrerà dentro. Il problema è trovare adesso queste porte, perché se non ci danno i soldi, anche se ci dessero dei soldi, ma secondo me no, perché il tipo è scappato, il problema sarà trovare queste porte, trovare questo paraurti, perché il mezzo, come sapete, ha 250 anni e quindi è difficile, non ce ne sono più in circolazione. E quindi tutto si vedrà tanto quando torneremo. Guarda che fatica, guarda che fatica che fa per salire, perché vuole il forno per la pizza che va messo qui. E poi la scarpiera, chiaramente, perché non è che abbiamo la scarpiera è davanti al forno. E chiaramente qui c'è la pietra del forno. La pietra del forno. Basta metterle. Così non si rompe mai. Bene. Tieni, ti passo la mano e io metto il navigatore. Quindi il parcheggio alla fine è questo, non ve l'avevamo fatto vedere, ma è questo. Ci sono tra l'altro tanti altri mezzi che vanno e vengono e vanno. Tra l'altro questo mezzone esagerato svizzero, una bestia. Guardate, in tutto il suo splendore. Comunque oggi è martedì 21, mi sembra, di gennaio. 20 oggi. Dovrebbe essere 20. Sì, 20. Abbiamo finito qua la... c'è anche un bidone qua, in caso, perché sì, weekend lavorativo sembra scontato, ma i bidoni sono molto importanti. Purtroppo fra una settimana i bidoni ci risogneremo, noi lo sappiamo e non sappiamo come faremo, però vabbè. Comunque questo è il meteo, devo dire che comunque si sta bene, il problema è che c'è il vento e quindi in realtà non si sta bene, però si sta bene. Quindi niente, adesso cambiamo posto e da Siena andiamo a San Galgano, che ce l'hanno molto consigliato di andare a vederlo, perché c'è una abbazia senza tetto molto caratteristico. No, sì, dentro forse sì, ma si può stare dentro barra fuori. E poi ci dovrebbe essere anche la Spada nella Roccia, il posto dove hanno... In realtà ieri abbiamo visitato Siena, che è bellissima. Sì, molto bella. Con una collega una collaboratrice di Eli, sempre per quanto riguarda la fotografia. Molto bella, solo che non abbiamo fatto video perché non lo so, volevamo concentrarci più che altro su noi piuttosto che sulla telecamera, però da oggi riprenderemo ovviamente a fare tutti i video finché ne abbiamo voglia. Approfittatene perché noi non siamo soliti a visitare città, ma queste non sono città, sono paesi un po' grossi, sono paesini ma sono paesi, quindi ancora riusciamo a starci. In effetti a Siena ieri non c'era tutto sta bolgia, tutta gente a destra e a sinistra che non riuscivi a muoverti e quant'altro, quindi è stato piacevole, a parte il vento che purtroppo ha iniziato a rompere le balle giusto lunedì, però vabbè, non importa, comunque ce la siamo goduta lo stesso. Abbiamo mangiato anche 2 dolci tipici che non mi ricordo assolutamente come si chiamano, Assolutamente anch'io, ma erano molto buoni. E quindi adesso andiamo a vedere San Galgano, che appunto ce l'hanno consigliato, e vediamo com'è. Comunque non mi ricordo se ve l'ho detto, se vi ho aggiornato, a Capodanno eravamo lì a sistemare, che vi avevo detto che c'era un problema all'impianto elettrico. Non ha più dato questo problema. Abbiamo smontato e rimontato un po' di poli, un po' di cose e non dà più il problema. Quindi almeno quello, meno male. Solo che ogni volta che io, anche sicuramente, Eli molto di più, ogni volta che guarda il camper dietro gli viene il magone, gli viene la tristezza, perché noi lo teniamo molto bene. Non possiamo farci niente perché ovviamente l'assicurazione non ci ripagherà assolutamente di nessun danno, perché il tipo è scappato e quindi dobbiamo ripararcelo da noi, solo che non abbiamo i soldi per poterlo fare, perché il danno ammonta a 2000 euro minimo, perché hanno distrutto la traversa anche principale dove era attaccato il paraurti. Poi i pezzi non li troveremo mai più
E quindi Eli ogni volta lo guarda e gli vengono gli occhi lucidi, mi dispiace un sacco, per lei principalmente. Io sì, mi dispiace moltissimo, ma riesco a reggere queste cose qua. Invece lei è molto più sensibile. Vero, tutto vero. Quello che anche mi colpisce è anche la rabbia, perché questo se n'è andato, io non c'ero e quindi molto spesso mi ritrovo a farmi tutti questi film mentali dove se io fossi stata dietro come sempre con la macchina non avrebbero preso il camper, avrebbero preso piuttosto la macchina, ma della macchina sì, vabbè, mi sarebbe dispiaciuto per carità, però preferisco casa mia piuttosto che una macchina. E quindi sai, mi vengono tutte in mente queste serie di cose, magari se ci fossi stata io, cazzo ne so, sarei scesa, perché io ero dalla parte del guardrail e quindi le macchine non mi avrebbero superato di qua, perché hanno superato dalla parte di Stefano, che non gli hanno fatto neanche in tempo a farlo scendere per andare a quel paese quel tipo. E quindi mi faccio tutti questi film mentali, mi viene una rabbia allucinante, perché succede sempre quando io non ci sono, o quando cambiano determinate cose che di solito facciamo, e quindi mi viene proprio il nervoso e no, non riesco più a guardare il camper dietro, è una roba proprio che mi colpisce troppo. Arrivati a San Galgano, questo è un'area camper gratuita, molto 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 gigantesca, perché c'è tutto ancora lo spazio là sotto, oltretutto ci sono anche bidoni, fantastico, e poi vabbè c'è tutto il parcheggio anche sopra per tutte le macchine. Insomma, questa qua diciamo che è adibita un po' ad area camper. Ci sarebbero le colonnine, ma vabbè, sono a pagamento sicuramente, perché qua c'è il portamonete, ma a noi non ci serve, quindi non proviamo neanche a vedere se funziona o non funziona. In teoria qua ci sarebbe dovuta essere dell'acqua, ma su tutte le colonnine non c'è il rubinettino, quindi penso che sia completamente staccato. Secondo me sarà tutto in disuso. Sì, penso che sia un'area abbastanza abbandonata. Pulitissima. Si vedrà dal fatto se accendono i lampioni stasera. Pulitissima comunque, da dire, pulitissima, però non funziona. Cioè, adesso la colonnina non lo so, però questa non funziona. Aspetta. No, vedi. No, ci sarebbe stato, ma no. È abbandonata. Ah, perché qua ci sarebbe stato lo scarico? Ah, per caricare, ho capito. Eh già, qua sarebbe stato lo scarico, qua la colonnina. Vabbè, abbandonata, ma come parcheggio comunque sia si può tranquillamente usare. Sì. È enorme, poi, immenso. E poi ci sono i bidoni, quelli ancora vengono... Molto bene, ci stiamo incamminando. Il paese dovrebbe essere quello là sopra, giusto Eli? Non è il paese, sai, è solo l'abbazia quella. Ah, è solo l'abbazia. E infatti non penso ci sia chissà che cosa qua, però vabbè, Eli voleva venire a vederlo. Facciamo una passeggiata. Tutti devi andare assolutamente a vedere l'abbazia. Andiamo a vederla allora. Allora, quella è l'abbazia, praticamente è famosa, diciamo famosa, perché non ha il tetto e quindi col sole dentro si creano delle luci particolari, anche se noi penso che non possiamo entrare. È desolatissimo questo posto. Sì, bello. Bello infatti, desolatissimo, guardate. Tenuto bene comunque. Allora, da questo di solito si capisce se un posto è turistico o meno. Questo è molto turistico, ma noi quanto siamo fortunati Per? andare nei posti senza la gente, Davvero. cioè senza il sacco di turismo. Peccato per questo vento. Il vento, vabbè, è gennaio. Saranno quei cosi lì che fanno luce. Sì. Una luce particolare. Allora, Eli dice che è questo è dove hanno fatto la spada nella roccia, cioè dove hanno preso spunto dal film La spada nella roccia. O sbaglio? Adesso questa è la chiesa.
Questa è la spada nella roccia. Beh, c'è una bella vista comunque, da qua. Comunque il nostro giro a San Galgano è finito. Alla fine c'erano solo queste due cose da vedere. Una è a pagamento, quindi non la facciamo assolutamente. Cioè assolutamente, dipende se ne valeva la pena o no, ma secondo noi no. E qua c'è la spada nella roccia, ma per Eli principalmente, perché lei è appassionata dei film della Disney, come ben sapete. E da qua hanno preso spunto per i film. Esatto, e quindi lei ci voleva venire. Poi È martedì molto dobbiamo stare qui ancora una settimana, quindi Che affascinante, dai. certo. Poi è tenuto bene sto posto. Mettiamo a posto e andiamo a vedere un altro posto che Eli ha segnato. Tutto Eli fa, queste cose qua. Intanto vi faccio vedere meglio i danni. No, però così non si vede niente. Apri la porta del bagno. J'arrive. Allora, il danno è questo. Vabbè, intanto qua è aperto. Qui è tutto rientrato. Fortunatamente si apre, ma guardate qua. Questa si apre anche con un po' più di forza. Però qual è il problema? Non è soltanto il paraurti che è tutto rientrato, ma si è proprio rotto tutta la traversa portante. Dovrebbe essere così, no? Quadrata e basta, spigolosa, e invece è tutta rientrata, perché questo è andato proprio il ferro contro a spingere qua dentro, e quindi questo è il risultato. Ora bisogna vedere smontando questo qui, ma il problema principalmente è anche tutto qua. Questa è tutta la lamiera rotta, e infatti per quello che dico che costerà tantissimo sistemarlo, perché qua bisogna smontare tutto, anche questo qui anche è andato in giù. Questo si è proprio rotto, tutta la plastica. Vabbè, cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo trovato questo parcheggio molto in pendenza, ma non stiamo a dormire, ma stiamo soltanto qua nel pomeriggio, perché siamo arrivati a San Gemignano. Dovrebbe essere molto carino come posto, quindi andiamo a vederlo. Solo che ci aspetta un bel po' di strada in salita a piedi, ma moltissima strada in salita a piedi, però va bene, ben venga, va benissimo così. E poi andremo a dormire non so dove. Praticamente c'è sto tunnel e dovremmo essere quasi giunti, giusto? Al centro storico. Boh, non siamo per niente abituati a questo. Comunque quella dovrebbe essere una porta d'ingresso, perché ci sono più porte. Bello. Bello. E assomiglia molto a Siena. Sì. Cioè, assomiglia a Siena perché è un borgo medievale. Sì. Antico paninaio. È chiuso. Madonna, vorrei essere ricco per entrare qua dentro e prendere tutto. Però è solo alcol, vero? Cioè, è solo vino? Sì. Allora non provo tutto, un paio di bottiglie e basta. Manufactus. Sì. Mi raccomando. Cucina italiana. No.
Quanto sono belli comunque i borghi in Toscana, Molto belli. è vero? A parte che si sta benissimo, perché qua dentro siamo riparati, non c'è il vento, c'è una temperatura fighissima. Secondo me ci sono Sì, se ci fosse- 13-14 gradi. Se non fossero già le 5, probabilmente Tra l'altro sono le 5. ci saremmo già tolti il giubbotto. Vabbè, noi siamo abituati in montagna sulle Alpi che a quest'ora alle 5 ci sono -3, -4. Anche di più, cioè di meno. Belli comunque questi borghi, soprattutto visitarli senza il caldo torrido di agosto. E un sacco di gente. Vediamo dove stiamo andando. Sì, vediamo. Ah, qua c'è il museo della tortura, sarebbe figo andarlo a vedere. Non lo so, lì ho letto il museo della tortura. Guarda che strada. Ma questo odore di pepe, lo senti? Guarda, è buio pesto. Io sentivo più che altro odore di crema per le mani. Ah sì, io odore di pepe. Ma è fantastico questo. Perché in teoria dovrebbero essere accesi questi. Ah, è vero, sono luci per terra. Evidentemente li accendono solo seralmente. Oddio, poi dobbiamo farci la seduta. Ma non dobbiamo andare giù giù. Dobbiamo andare a destra. Allora, qua ci dovrebbero essere delle fonti medievali e questa è la porta, però non so neanche cosa siano, quindi Madonna, questa è in discesa. questa è in discesa, eh? Questa poi sarà in salita, Eri. Ma tu... Eccole qua. E praticamente... Quindi qua si lavavano? Sicuramente. Pensa a te. Ed è rimasta la stufa. Non è belle quelle valigie. Sì, sono bellissimi questi posti, tutto in cuoio, in pelle, a me fa impazzire sta roba. Il cuoio poi soprattutto mi fa impazzire. Bello. Niente, non ho niente di cuoio. Non ho proprio un cazzo di niente di cuoio. Allora, aggiornamenti. Siamo andati via da San Gemignano. Gemignano, molto 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 bello. E ora siamo a Volterra perché non potevamo stare parcheggiati là. Abbiamo trovato un parcheggino, penso tranquillo. Domani andremo a visitare il posto, non lo conosciamo. Comunque a San Gemignano ci siamo fatti prendere e abbiamo preso un prosciutto crudo esagerato, tagliato a mano, toscano ovviamente. E quindi adesso mangiamo. Wait. Ce l'abbiamo pari, eh?